Sant'Antonio da Padova, frate francescano e teologo del XIII secolo. Le sue citazioni sono intrise di spiritualità, amore e saggezza, e ci offrono spunti di riflessione su temi come la carità, la virtù, la preghiera e la fede. Un viaggio attraverso queste frasi ci permetterà di scoprire la ricchezza delle sue idee e l'eredità duratura che ha lasciato nel mondo. Unisciti a noi mentre esploriamo queste citazioni che continuano a ispirare e a toccare i cuori di molte persone. Chi predica la verità professa Cristo. Chi invece nella predicazione tace la verità, rinnega Cristo. Il cristiano deve appoggiarsi alla croce di Cristo come il viandante si appoggia al bastone quando intraprende un lungo viaggio. La natura ha posto davanti alla lingua due porte, cioè i denti e le labbra, per indicare che la parola non deve uscire se non con grande cautela. Raramente si ricorra al rimprovero, e ciò solo in caso di necessità e dopo aver corretto noi stessi. Quando la gloria mondana ti innalza, è il segno della tua dannazione. Le vostre vesti sono rosse, non di tintura ma del sangue dei poveri. La carità è l'anima della fede, essa la rende viva. Senza amore, la fede muore. Lo Spirito Santo è lo spirito di povertà. I forti sono i poveri che non vacillano né nella prosperità né nelle avversità. Convertiti a Dio e la terra sarà sempre in pace con te. Vidi tutte le reti del maligno distese sulla terra e dissi gemendo, chi mai potrà scamparne? E udii una voce che mi disse, l'umiltà. Accumula tesori in cielo chi dà a Cristo. E dà a Cristo chi dà ai poveri. Il grande pericolo del cristiano è predicare e non praticare, credere ma non vivere in accordo con ciò che si crede. La pazienza è il baluardo dell'anima, e la presidia e difende da ogni perturbazione. Il diavolo ha terrore soprattutto di due cose, del fuoco della carità e della via calpestata dall'umiltà. Il soffio della vita è la grazia dello Spirito Santo, e quando Dio la infonde nel volto dell'anima, non c'è dubbio che l'anima risuscita da morte a vita. Domina la sapienza colui che non l'attribuisce a se stesso, ma a Dio, e che vive in conformità a ciò che predica. Il parlare è vivo quando parlano le opere. Vi scongiuro, cessino le parole e parlino le opere. Come il fuoco riduce in cenere e abbassa le cose alte, così l'umiltà costringe il superbo a piegarsi e a umiliarsi. Il credente, illuminato dal fulgore di Cristo, deve emettere scintille di parole e di esempi e accendere il prossimo. Come il cuore regola la vita del corpo, così l'umiltà presiede alla vita dell'anima. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio attraverso le 20 straordinarie frasi di Sant'Antonio da Padova. Speriamo che queste citazioni abbiano ispirato la vostra mente e nutrito il vostro spirito, offrendo spunti di riflessione sulla vita, sull'amore e sulla spiritualità. Le parole di Sant'Antonio ci ricordano che la saggezza del passato può ancora illuminare il nostro presente. Se queste frasi hanno toccato il vostro cuore, non esitate a condividerle con gli altri, a iscrivervi al canale e a lasciare un pensiero nei commenti. Continuate a cercare la bellezza e la verità nelle parole di coloro che ci hanno preceduto. Grazie ancora e a presto su Radiante Spirito.